Il ritratto femminile, noto come La Muta, rappresenta un ritorno all'influenza di Leonardo. Proviene certamente dall'ambiente fiorentino, poiché è stato dato in custodia alla Galleria Nazionale delle Marche dagli Uffizi, dove era stato conservato per diverse centinaia di anni. È stato attribuito a Raffaello solo recentemente. Leonardo ispira soprattutto la posa della figura, le cui caratteristiche mani incrociate costituiscono un riferimento molto chiaro alla Gioconda. Le grandi aree di colore che emergono in toni più chiari dallo sfondo, quasi nero, e il trattamento analitico dei dettagli dell'abbigliamento della donna sono caratteristici di Raffaello. Questo dipinto su pannello fu eseguito da Piero durante la sua prima visita a Urbino. Contiene sottili riferimenti alla situazione politica dell'epoca, che oggi sono molto difficili da comprendere. La teoria che sembra essere proposta più frequentemente è che il dipinto sia stato commissionato come un tentativo di favorire la riconciliazione tra le due chiese cristiane, d'Oriente ed Occidente, in vista dell'imminente attacco turco a Costantinopoli. Sia la presenza del personaggio al centro, vestito alla greca, sia un'iscrizione sulla cornice, con Venerum Tinunum, sembrerebbero sostenere questa interpretazione. Il dipinto, originariamente collocato nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Urbino, è molto diverso dalla precedente produzione di Piero. I volti hanno ancora un'espressione di distacco e di superiore saggezza razionale, ma trasmettono anche un senso di preziosa, quasi esotica bellezza. Questo è uno dei dipinti in cui l'artista rivela più chiaramente il suo interesse per i valori della luce, sia in termini di riflessi che di magiche trasparenze. Dal velo di Maria, leggermente increspato sulla fronte con sottili variazioni di luce, alla collana di corallo intorno al collo del bambino, alle perle lucenti degli angeli. Sono tutti effetti che, insieme alla luce che entra dalla finestra, appariranno ancora e ancora nella pittura olandese del XVII secolo. Piero smise gradualmente di dipingere quasi 20 anni prima della sua morte. Certamente una delle ragioni sarebbe stata la sua salute malferma e la sua crescente cecità, ma è anche probabile che volesse approfondire le teorie dietro quelle leggi della prospettiva e delle proporzioni che, con l'aggiunta del suo talento originale e inventivo, avevano contribuito alla creazione di un'arte moderna così diversa dalla sua. Piero della Francesca rispose con i suoi trattati De Prospectiva Pingendi e De Corporibus Regularibus, in cui analizzava le basi teoriche e scientifiche della sua cultura pittorica. È dai suoi disegni nel De Prospectiva che nasce la costruzione prospettica del pannello cosiddetto città ideale. Questo dipinto è così strettamente legato agli scritti teorici di Piero che deve essere stato dipinto da un suo strettissimo collaboratore. L'opera più importante e più perfetta di Giusto di Gand è l'istituzione dell'Eucaristia, la comunione degli Apostoli, dipinta per l'altare maggiore della confraternita del Corpus Domini. Il quadro era basato su un dipinto di Fra Angelico che Giusto potrebbe aver visto al convento di San Marco a Firenze, in cui i discepoli lasciano la tavola per inginocchiarsi ai piedi di Cristo. Tuttavia, nonostante questa influenza, l'opera, finita, mostra quanto lo stile di Giusto sia rimasto puramente fiammingo, praticamente non toccato da tutto ciò che aveva visto durante il suo periodo in Italia. Questo rilievo fu eseguito da Luca della Robbia per il portale della chiesa di San Domenico a Urbino. I santi rappresentati sono Domenico, Tommaso d'Aquino, Alberto Magno e Pietro Martire. È probabile che questa lunetta abbia avuto un'importante influenza sullo sviluppo del giovane Raffaello a Urbino. I primi riferimenti storici a Berrughete riguardano il suo soggiorno a Urbino. Il duca di Urbino aveva convocato l'artista per decorare la biblioteca e lo studio del suo magnifico palazzo con allegorie delle arti liberali e ritratti di pensatori biblici e pagani.
Dipinse anche il solenne ritratto di Federico e suo figlio, che dà un'idea della sua padronanza dei valori tattili e delle qualità ariose dello spazio fisico, perfettamente suggerite in profondità. Boccati introdusse questo tipo di piccoli dipinti per la devozione privata in Umbria e nelle Marche, specializzandosi in immagini della crocifissione. Oltre al presente esempio, ne sopravvivono altri 4. La struttura di questa scena di crocifissione è insolita, con il suo asse decentrato. C'è una certa incertezza sul fatto che questo piccolo pannello fosse originariamente un'opera indipendente o che sia stato unito ad un altro dipinto per formare un dittico. La composizione suggerisce che l'artista aveva familiarità con un primo prototipo compositivo olandese, probabilmente associabile a Jan van Eyck. La storia del miracolo dell'ostia profanata è raccontata attraverso i seguenti 6 episodi. Una donna vende l'ostia ad un mercante ebreo. Quando il mercante cerca di bruciarla, l'ostia comincia a sanguinare. Processione religiosa per riconsacrare l'ostia. La donna viene punita e un angelo scende dal cielo. Il mercante ebreo e la sua famiglia vengono bruciati sul rogo. 2 angeli e 2 diavoli combattono per il corpo della donna. I pannelli ci danno prova della capacità narrativa dell'artista, valorizzata da colori vivaci e da una affascinante atmosfera fiabesca. L'ambiente più celebre del Palazzo d'Urbino e quindi anche della Galleria Nazionale delle Marche è questo intimo studiolo che il duca si fece costruire e decorare con dipinti, tarsie e lignee intese a esaltare, tramite composizioni prospettiche di ardita invenzione, l'attività intellettuale cui la stanza era destinata. Nella parte superiore delle pareti correva una teoria di ritratti degli uomini illustri, oggi in parte conservati al Louvre di Parigi. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!